Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. La lezione di oggi è una lezione di vocabolario. Vorrei parlare insieme a voi di alcune parole chiave molto importanti da sapere per parlare delle proprie allergie alimentari o delle allergie alimentari altrui. Questo vocabolario è estremamente importante se viaggiate in Italia, quindi se voi avete delle allergie alimentari o se qualcuno con cui voi viaggiate ha delle allergie alimentari, è molto importante imparare le parole specifiche per parlarne e per comunicare le vostre allergie per quanto riguarda il cibo. Perché è estremamente importante? Perché quando si viaggia spesso si mangia nei ristoranti. È bene capire che cosa si può mangiare, che cosa non si può assolutamente mangiare. È sempre bene sapere determinate parole che ci aiutano a comunicare nello specifico delle informazioni estremamente importanti. Iniziamo dai nomi degli allergeni. Questi sono i simboli che voi ritroverete anche nei menu dei ristoranti. È facile associare la parola al simbolo o all'immagine. Il primo gruppo di allergeni è quello delle arachidi. Arachidi, comunemente chiamate noccioline. Le noccioline. Se voi siete allergici alle arachidi, dovrete dire sono allergico o allergica alle arachidi. Molto importante sapere anche che comunemente le arachidi sono chiamate in italiano le noccioline. Poi il secondo gruppo è la frutta a guscio, quindi noci, mandorle, anacardi e tutta la frutta a guscio. Poi il terzo gruppo di allergeni è quello dei crostacei. Crostacei, quindi ad esempio granchi, aragoste. Il quarto gruppo di allergeni è quello dei molluschi, come ad esempio vongole, cozze, ostriche. Il quinto gruppo di allergeni è quello del pesce, il pesce. Poi ci sono le uova e infine il latte e i suoi derivati, quindi tutti quei prodotti che sono fatti con il latte. Tutti i prodotti che sono fatti con il latte si chiamano latticini. Ad esempio, lo yogurt è un latticino, la mozzarella è un latticino, tutti i formaggi in generale sono dei latticini. Veniamo poi ai cereali che contengono il glutine. Comunemente si dice semplicemente glutine, il glutine. Poi abbiamo la soia, il sesamo in generale o nello specifico i semi di sesamo, il sedano, la senape, mi raccomando, non confondetevi con mostarda. La mostarda è un'altra cosa in italiano. La mostarda è una sorta di marmellata con pezzi di frutta che si mangia insieme alla carne. Quindi qui la parola da imparare è senape. Senape. Poi ci sono i lupini e infine i solfiti. I solfiti. Quindi questi sono i 14 gruppi di allergeni. Ovviamente se voi avete un'allergia estremamente specifica, mi raccomando, cercate la parola che più si adatta alla vostra situazione. Vediamo ora delle frasi e delle domande utili. Sono intollerante a... e poi dite la parola che si riferisce al cibo a cui siete intolleranti. Sono allergico, sono allergica a. Per quanto riguarda l'allergia al glutine, c'è una parola specifica che si può usare. Siccome questa condizione di allergia al glutine si chiama celiachia, noi possiamo usare l'aggettivo derivato dal sostantivo celiachia, che è
celiaco o celiaca. Quindi sono celiaco, sono celiaca. Dicendo questa frase si capisce immediatamente che siete allergici al glutine. Poi un'altra frase estremamente utile è non posso mangiare questo cibo. E infine ho messo quali piatti posso mangiare, perché per esempio potreste dire sono allergico o sono allergica ai crostacei. Quali piatti posso mangiare dal menù? Poi vediamo delle domande utili. Che olio usate per friggere? Perché se usano l'olio di arachidi, non potete mangiare quel cibo fritto. Che cosa c'è nel ripieno? Per esempio, che cosa c'è nel ripieno dei ravioli? Che cosa c'è nel ripieno degli involtini? Quali sono gli ingredienti? Anche se conoscete quel piatto, chiedete quali sono gli ingredienti? Non vi costa niente chiedere ed è una domanda estremamente importante, perché magari in quel ristorante hanno cambiato leggermente la ricetta e hanno aggiunto altri ingredienti, quindi è sempre bene chiedere se avete dei dubbi. Un'altra domanda è: mi assicura, perché diamo del lei, quindi lei mi assicura che non c'è contaminazione in cucina? Perché dovete assicurarvi che determinati allergeni non vengano in contatto con altri cibi, quindi che non ci sia contaminazione tra i cibi. Vediamo ora il vocabolario dei sintomi. Allora, se si dovesse per sbaglio ingerire un cibo a cui si è allergici o intolleranti, potrebbero succedere una serie di cose. Si potrebbe avere il dolore addominale, quindi il mal di pancia. Ci si potrebbe gonfiare, per esempio il viso si potrebbe gonfiare, le labbra si potrebbero gonfiare, gli occhi si potrebbero gonfiare. Quindi se vi dovessero chiedere quali sono i sintomi, la risposta sarebbe gonfiore delle labbra, gonfiore degli occhi, gonfiore del viso. Poi abbiamo l'arrossamento, per esempio l'arrossamento della pelle, quindi la pelle diventa rossa, o anche l'arrossamento delle labbra, l'arrossamento degli occhi, eccetera. Un altro sintomo potrebbe essere la lacrimazione, quindi gli occhi cominciano a lacrimare. Un altro sintomo potrebbe essere l'eruzione cutanea o lo sfogo cutaneo, quindi quando sulla pelle vediamo delle macchie di colore a volte rosso o delle bolle. Poi si può avere il prurito, quindi alcune zone del nostro corpo potrebbero cominciare a prudere, quindi sentiamo il bisogno di grattarci. Si potrebbero avere dei problemi respiratori, si potrebbe avere la nausea con conseguente vomito e l'ultima situazione da scongiurare assolutamente è lo shock anafilattico. A tal proposito possiamo bloccare questi sintomi con l'adrenalina, che è il nome comune dell'epinefrina, poi si può prendere l'antistaminico e si può prendere il cortisone. Vorrei concludere questa lezione di vocabolario con dei consigli. Vi consiglio di preparare un foglio da tenere sempre con voi, da portare sempre con voi, oppure scrivere una nota sul vostro cellulare con tutte le informazioni che poi potete leggere in caso di necessità. Potete leggere voi o potete far leggere a qualcun altro. Un altro consiglio è quello di leggere sempre il menù quando andate in un ristorante e se avete dei dubbi chiedete. Questa è un'informazione un po' più tecnica, ovviamente voi sapete qual è la vostra situazione. È sempre meglio portare con sé il proprio autoiniettore quando si viaggia, perché per esempio in Italia non è così facilmente reperibile per i turisti specialmente,
perché serve la prescrizione di un medico. Quindi in farmacia non vi venderanno un autoiniettore di epinefrina così. Dovete presentare la ricetta del medico. Deve essere la ricetta di un medico italiano. Quindi la cosa migliore da fare è portare con voi in valigia il vostro autoiniettore. Nella descrizione del video qui sotto vi lascerò dei link utili da consultare se volete approfondire questo argomento. Spero che questa lezione di vocabolario sulle allergie alimentari vi sia utile. Ovviamente è una lezione abbastanza generica che però può aiutarvi ad avere ben chiare quali sono le parole da sapere. Queste sono le parole di base da sapere. Poi ovviamente per ogni caso specifico voi potete approfondire. Grazie mille per aver guardato questa lezione e noi ci vediamo nella prossima. A presto! Ciao!